L'evoluzione umana rimane ancora oggi uno dei misteri più affascinanti a cui dovere dare risposta. All'interno di questo complesso quanto variegato puzzle sulle nostre origini si collocano una serie di linee o filum evolutivi che stiamo riscoprendo solo in anni recenti e che sembrano rendere ancora più complesso e direi complicato l'intero quadro. All'interno di questo video prenderemo in considerazione solo uno di questi nostri antenati, riservandoci nel prossimo futuro di analizzarne altri e di capirne i legami e le parentele, se così si può dire. Come sappiamo, l'uomo è il risultato di un lungo e complesso processo evolutivo che ha avuto inizio milioni di anni fa e che, secondo la teoria prevalente, si sarebbe originato in Africa e avrebbe avuto un percorso tortuoso quanto ancora del tutto oscuro. In questo contesto non analizzeremo la questione degli anelli mancanti e di chi o cosa possa aver interagito per portarci ad essere quello che siamo oggi, ma sicuramente riprenderemo presto anche questo discorso. Allo stato attuale dell'arte, il primo antenato comune tra l'uomo e gli scimpanzé si stima sia vissuto circa tra i 5 e i 6 milioni di anni fa. Da questa linea si sono differenziate diverse specie di ominidi, tra cui il genere Australopithecus, che possedeva una postura eretta ma con una capacità cranica inferiore a quella dell'uomo moderno. Circa 2,3-2,4 milioni di anni fa, dal genere Australopithecus si è originato il genere Homo, che si è caratterizzato per l'uso di strumenti in pietra, il controllo del fuoco e la diffusione in diverse aree geografiche. Tra le specie del genere Homo, la più antica è stata l'Homo habilis, seguita poi dall'Homo erectus, che fu la prima specie a migrare dall'Africa verso l'Asia. Altre specie del genere Homo sono poi l'Homo neanderthalensis, l'Homo floriensis, l'Homo naledi, l'Homo longi, detto anche uomo drago, e l'Homo denisovanus, tutte linee che si sono estinte o in alcuni casi fuse in epoche diverse. L'uomo moderno, ovvero l'Homo sapiens, è apparso circa 200.000 anni fa, apparentemente solo in Africa per poi diffondersi in tutto il pianeta ed entrando in contatto e a volte anche ibridandosi con le altre specie del genere Homo. Homo sapiens si distingue per la sua intelligenza, quella che diventerà poi la sua cultura, la sua arte e la sua capacità di comunicare attraverso il linguaggio, nonostante le più recenti scoperte ci stiano dimostrando sempre di più come anche gli altri generi di ominidi avessero sviluppato delle caratteristiche simili. Il dato oggettivo è che l'Homo sapiens ha saputo modificare il suo ambiente e la sua società in modi sempre più complessi, dando origine alla storia, alla scienza, alla religione e alle civiltà. Un'altra particolarità su cui abbiamo dedicato un video qualche tempo fa è la capacità che Homo sapiens ha avuto fin dai suoi albori di poter effettuare ragionamenti complessi oltre le capacità del momento storico in cui apparve, in cui le principali preoccupazioni erano la sussistenza e la sopravvivenza e soprattutto le necessità pratiche in cui si trovava 200.000 anni fa, un fenomeno che è stato chiamato effetto Ramanujan e su cui vi rimando al video sul canale. La teoria evolutiva postulata da Darwin non è però mai stata accettata acriticamente dall'intero mondo scientifico, né ieri né oggi. Se i due schieramenti più noti sono gli evoluzionisti e i creazionisti, il primo appunto che vede l'essere umano come il prodotto di una evoluzione di milioni di anni, mentre il secondo come il frutto di una creazione divina, rimangono ancora moltissimi dubbi e ancor più domande senza risposta su ciò che realmente ci ha portato ad essere ciò che siamo. Darwin ha proposto un modello plausibile, ma non ancora inconfutabile, che spiega l'origine e la diversità delle specie viventi attraverso il meccanismo della selezione naturale, ma ancora oggi rimangono senza risposte molte domande fondamentali.
Non stiamo negando l'evoluzione, stiamo semplicemente affermando che ci sono ancora molte lacune che devono trovare una risposta e che non per forza possono ricadere unicamente nell'alveo della selezione naturale. Secondo la teoria darwiniana, in una sua versione semplificata, infatti, gli organismi si adattano all'ambiente in cui vivono, grazie a piccole o grandi variazioni che diventano ereditarie e che favoriscono la sopravvivenza e la riproduzione dei più adatti, portando nelle generazioni cambiamenti adattivi che modificheranno la specie interessata. Tuttavia, la teoria di Darwin ha incontrato e incontra ancora oggi alcune obiezioni scientifiche che mettono in dubbio alcuni suoi aspetti o presupposti fondamentali della sua formulazione, lasciando presagire che non solo manchino degli elementi, ma anche e soprattutto che forse possa esserci qualcosa di veramente sostanziale che al momento vada ben oltre la nostra comprensione. Alcune di queste obiezioni sollevate all'interno del mondo scientifico e ancora senza risposta sono la mancanza di fossili intermedi che dimostrino il passaggio graduale da una specie all'altra, almeno in alcuni casi. Se l'evoluzione è un processo lento e continuo, ci si aspetterebbe di trovare numerosi esemplari di forme di transizione tra le specie, ma i fossili mostrano spesso salti improvvisi e discontinuità. Uno di questi è, ad esempio, il famoso anello mancante nell'evoluzione umana. La difficoltà poi di spiegare l'origine e la funzione di strutture complesse come l'occhio o il flagello batterico, che sembrano richiedere l'intervento di un progettista intelligente. Se l'evoluzione avviene per piccoli cambiamenti casuali, come si può giustificare l'esistenza di organi o sistemi che funzionano solo se tutti i loro componenti sono già presenti e coordinati? Inoltre, la sfida posta dalla genetica e dalla biologia molecolare, che hanno evidenziato la complessità e la stabilità del codice genetico, la presenza di informazioni non codificanti nel DNA, la possibilità di trasferimento orizzontale di geni tra specie diverse e la presenza di meccanismi di regolazione epigenetica. Questi fenomeni suggeriscono che l'evoluzione non dipenda solo dalla selezione naturale, ma anche da altri fattori che influenzano l'espressione e la trasmissione dei geni. Infine, un ultimo grande dubbio sulla teoria darwiniana è la contraddizione tra la teoria dell'evoluzione e le leggi della termodinamica, che stabiliscono come l'entropia di un sistema isolato tende ad aumentare, cioè che il disordine e il caos prevalgano sulle forme organizzate e ordinate. Se l'evoluzione implica un aumento della complessità e dell'informazione, come si concilia questo con il principio di degradazione energetica? Tutti dubbi, domande a cui ancora non si è data risposta sull'evoluzione umana. Queste sono alcune delle principali obiezioni scientifiche alla teoria evolutiva di Darwin, che hanno stimolato il dibattito e la ricerca in campo biologico e anche filosofico. Alcune di queste obiezioni sono state confutate o integrate da altre teorie o evidenze, altre sono ancora oggetto di controversie e di discussione, ma non si è trovata ancora per loro una soluzione. In questo dibattito, così sfaccettato e articolato, si colloca una nuova specie di ominide, scoperta in anni recenti, che sembra aver complicato ulteriormente il quadro a nostra disposizione. Stiamo parlando dell'uomo di Denisova, una specie di ominide che in base alle conoscenze attuali visse circa tra i 70.000 e i 40.000 anni fa in Asia, forse in tempi ancora più antichi, in particolar modo nei monti dell'Altai in Siberia. Il suo nome deriva dalla grotta di Denisova, dove furono ritrovati i suoi resti nel marzo del 2010. Vennero rinvenuti un frammento di falange, un dente e un osso del piede, che, sottoposti all'analisi del DNA, rivelarono una nuova specie mai conosciuta prima. Inoltre nel 1980 era stato rinvenuto in Tibet un pezzo di mandibola che si ritiene oggi appartenga sempre all'uomo di Denisova.
Gli studi hanno evidenziato che il DNA di questa specie è diverso da quello degli esseri umani moderni, nella misura di 385 nucleotidi, mentre il DNA di Neanderthal differisce da quello umano solo, se così si può dire, per 202 nucleotidi. In sostanza, l'uomo di Denisova era una specie proto-umana antica e complessa. Le prime tracce di presenza nella grotta di Denisova erano già venute alla luce negli anni 70 del secolo scorso, quando il paleontologo Nikolai Ovodov aveva trovato nel sito centinaia di utensili fabbricati dalla mano dell'uomo. Questi reperti indicavano che gli ominidi avevano frequentato la caverna nel corso degli ultimi 125.000 anni, insieme ai Sapiens e ai Neanderthal, ma negli anni 70 non si era ovviamente ancora in grado di identificare questa terza specie e quindi di comprendere la portata epocale di questa grotta. L'analisi del DNA ha rivelato che l'uomo di Denisova era strettamente imparentato con l'uomo di Neanderthal, da cui si separò approssimativamente circa 300.000 anni fa. Tuttavia, l'uomo di Denisova aveva anche delle caratteristiche genetiche uniche che lo distinguevano sia dai Neanderthal che dagli altri esseri umani moderni. Si presume che l'origine dei Denisova risalga a circa 750.000 anni fa in Africa. Secondo alcune ipotesi avrebbero lasciato il continente ben prima dell'Homo sapiens. A questo si aggiunge il fatto che l'uomo di Denisova si ibridò anche con altri gruppi di Homo sapiens, in particolare con le popolazioni melanesiane attuali che presentano il 4-6% di DNA denisoviano. Questo suggerisce che l'uomo di Denisova abitasse una vasta area dell'Asia orientale, dove entrò in contatto con gli antenati dei moderni melanesiani. L'aspetto fisico dell'uomo di Denisova è ancora poco conosciuto, a causa soprattutto della scarsità dei suoi resti fossili. Tuttavia, grazie all'analisi del DNA e alle modifiche causate dall'ambiente, alcuni ricercatori hanno tentato di ricostruire il suo aspetto. Secondo uno studio del 2019, l'uomo di Denisova aveva la pelle scura, gli occhi castani o neri, i capelli neri o castani e un viso largo. Inoltre aveva una corporatura robusta e un cranio voluminoso, simile a quello dei Neanderthal. L'uomo di Denisova è una scoperta importante per la paleoantropologia perché ci mostra la complessità e la diversità dell'evoluzione umana. Allo stesso tempo ci fa capire che non siamo gli unici discendenti dell'Homo erectus, ma che abbiamo avuto dei cugini che hanno condiviso con noi parte della nostra storia e del nostro patrimonio genetico. L'origine dell'uomo di Denisova è ancora oggetto di dibattito tra gli scienziati, ma esistono alcune ipotesi basate sull'analisi del DNA e dei resti fossili. Una di queste afferma che l'uomo di Denisova sia il risultato di una migrazione precoce dall'Africa, distinta da quella successiva associata agli uomini di Neanderthal e agli umani moderni, ma anche distinta dal precedente esodo africano dell'Homo erectus. Secondo questa ipotesi, l'uomo di Denisova si sarebbe separato dagli altri ominidi circa 800.000 anni fa e avrebbe colonizzato l'Asia orientale, dove avrebbe sviluppato delle caratteristiche genetiche uniche. Un'altra ipotesi è che l'uomo di Denisova sia derivato da una popolazione ancestrale comune a Neanderthal e agli umani moderni che si sarebbe divisa circa 400.000 anni fa. Secondo questa ipotesi, l'uomo di Denisova sarebbe stato strettamente imparentato con i Neanderthal, da cui si sarebbe differenziato per adattarsi alle condizioni ambientali dell'Asia orientale. Questa ipotesi è supportata poi dal fatto che l'uomo di Denisova condivide il 17% del suo DNA con i Neanderthal. Entrambe le ipotesi concordano sul fatto che l'uomo di Denisova abbia avuto delle interazioni e delle ibridazioni con gli umani moderni, in particolare con le popolazioni melanesiane attuali che presentano, come dicevamo, il 4-6% di DNA denisoviano.
Questo suggerisce che l'uomo di Denisova abbia avuto un ruolo importante nella diversificazione genetica degli esseri umani. Tuttavia sono necessari ulteriori studi e futuri ritrovamenti per chiarire meglio l'origine e la storia evolutiva di questa specie. La causa della sua estinzione invece non è ancora del tutto chiara, ma ci sono alcune possibili spiegazioni basate sulle evidenze fossili, genetiche e ambientali. Una di queste è che l'uomo di Denisova sia stato soppiantato dall'Homo sapiens, che si è diffuso in Asia orientale circa 60.000 anni fa e ha avuto delle interazioni e delle ibridazioni proprio con i Denisova. Questo potrebbe aver ridotto la diversità genetica e la fitness dell'Homo denisoviano, rendendoli più vulnerabili alle malattie, alla competizione e ai cambiamenti climatici. Un'altra spiegazione è che l'uomo di Denisova sia stato vittima di eventi catastrofici come eruzioni vulcaniche, terremoti o inondazioni che hanno distrutto il suo habitat e quindi anche le sue risorse. Questo potrebbe avere causato una drastica riduzione della popolazione e anche della capacità di adattamento dei Denisova. Una terza spiegazione è che l'uomo di Denisova sia scomparso a causa di fattori interni come la consanguineità, la depressione endogamica o la sterilità ibrida. Questo potrebbe aver compromesso la vitalità e la fertilità dei Denisova, impedendo loro di riprodursi e quindi di sopravvivere. Queste sono solo alcune delle ipotesi possibili sull'estinzione dell'uomo di Denisova, ma non sono ovviamente le uniche. Esistono infatti altre teorie che considerano l'influenza di altri fattori come le interazioni con i Neanderthal, le pressioni selettive, le migrazioni o le innovazioni culturali. Ciò che possiamo affermare oggigiorno è che la linea dei Denisova riserva ancora moltissime incognite e misteri. La sua scoperta, quasi casuale, ha riscritto una parte della nostra storia e della nostra evoluzione come specie, portando a dover considerare necessariamente nuove ipotesi interpretative nel panorama della ricerca sull'evoluzione umana. Quante altre specie parallele al Sapiens potranno essere ancora identificate e quali informazioni saranno in grado di fornirci sul nostro passato? Cosa sarebbe successo poi se questa, come altre linee evolutive, non si fossero estinte e perché l'uomo è emerso in modo così unico nel panorama dell'evoluzione, soppiantando tutte le altre specie che per periodi abbastanza lunghi hanno convissuto con noi? Domande a cui per il momento non esiste una risposta e che lasciano aperte più possibilità che risposte. Sono convinto che dietro la nostra evoluzione si celino ancor più enigmi delle domande che fino ad oggi ci siamo posti e non mi stupirei se anche dietro a quanto ci è stato tramandato da alcuni miti si potesse svelare una traccia di verità per comprendere realmente chi siamo e da dove veniamo.